Buongiorno, in questo video vedremo come si guida un'auto elettrica. Siamo qui all'interno dell'abitacolo dell'auto e la prima cosa da sapere è che guidare un'auto elettrica è molto più facile di guidare un'auto tradizionale. C'è il cambio automatico e quindi ci sono solo due pedali, non c'è la frizione, c'è solo esclusivamente il pedale dell'acceleratore e del freno. Le quattro marce sono P, stazionamento, R, la retro, N la marcia folle e D la marcia in avanti. La differenza tra la marcia P e la marcia N sta nel fatto che quando si è con la marcia P impostata le ruote sono bloccate. Per partire inseriamo la chiave, premiamo il pedale del freno assicurandoci che la marcia sia ingranata la P di stazionamento. A questo punto possiamo premere il pulsante Start Stop e la macchina è accesa. Siamo pronti per partire. Tenendo sempre il pedale del freno premuto, sulla leva del cambio premiamo il pulsante di sblocco e dalla posizione di stazionamento inseriamo la marcia in avanti. A questo punto rilasciamo gradualmente il pedale del freno e l'auto inizierà a muoversi in avanti. Quando l'auto è in movimento possiamo leggermente premere il pedale dell'acceleratore fino a raggiungere la velocità desiderata. Specialmente le prime volte è meglio premere gradualmente e con leggerezza il pedale dell'acceleratore perché il motore elettrico è capace di generare una coppia istantanea molto grande e quindi accelerazioni molto intense. Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore, l'auto rallenta fino quasi a fermarsi. In questo momento il motore elettrico non consuma energia, bensì la produce ricaricando la batteria. Allo stesso modo, quando si frena avviene la stessa cosa e questo funzionamento viene definito frenata rigenerativa. Non c'è bisogno di cambiare marcia come in un'auto col cambio manuale, basta utilizzare l'acceleratore dando più o meno energia per raggiungere la velocità desiderata. Si guida utilizzando esclusivamente il piede destro. Chi è abituato a guidare un'auto col cambio manuale dovrà abituarsi a tenere a riposo il piede sinistro che non dovrà azionare la frizione e a non mettere così di frequente la mano sulla leva del cambio. Lo stile di guida influenza l'autonomia del veicolo. È bene evitare brusche frenate ed accelerazioni, guidare quindi a una velocità costante e adottare uno stile di guida predittivo, ovvero prevedere in anticipo gli ostacoli. È meglio decelerare gradualmente per arrivare a uno stop o a un semaforo piuttosto che fare una brusca frenata. Alcuni modelli di auto elettriche hanno una modalità di guida definita Eco, che fa in modo di massimizzare l'autonomia del veicolo, limitando la velocità massima e smorzando le brusche accelerazioni e controllando anche i consumi della climatizzazione dell'abitacolo. Quando siamo arrivati a destinazione, basta frenare, la macchina si ferma, dalla marcia di movimento metto sulla marcia di stazionamento P, spengo utilizzando il pulsante Start and Stop e il gioco è fatto. Ora sapete come si guida un'auto elettrica. Buon divertimento e buona guida!